Il naso ci salverà la vita. Buenos dias, beautiful people. Oggi parliamo di come curare con zero spesa e con un metodo assolutamente naturale le emorroidi esterne. Hai capito bene, emorroidi esterne. Sono sicura che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, io inclusa, abbiamo utilizzato le medicine per curare le emorroidi esterne. Il fatto è che uno, non sappiamo esattamente cosa c'è dentro queste medicine, due, dopo un po' si crea assuefazione e quindi il corpo rischia di non rispondere più come ci si aspetta. In questo video parlo proprio della mia esperienza personale. Cos'è che ci regala la natura quotidianamente? Tutto ciò che è verde, piante, fiori, e quindi parliamo degli oli essenziali. Breve excursus, cenno storico degli oli essenziali, perché secondo me è veramente molto interessante. Breve. Parlando di una tecnica che veniva usata già nel 4500 a.C. Quindi iniziamo dagli egizi che la utilizzavano per poi passare ai greci, ai romani, in Medio Oriente, ovviamente anche in Cina, per diversi scopi. Scopo sacro, scopo religioso, medico, curativo, preventivo. Nel Medioevo spariscono, sembra che vengano bannati, non a caso viene definita l'età del buio, e poi l'epoca moderna e contemporanea tornare nuovamente alla ribalta, e sembra che in Europa il fulcro centro sia stato proprio la Francia. Non è un caso, infatti nei video prossimi parlerò proprio di un prodotto tipicamente francese. Ricordiamoci sempre che siamo esseri animali, che si dicano evoluti, e che l'olfatto gioca un ruolo fondamentale perché stimola e produce determinati processi chimici, ci spinge in una direzione piuttosto che in un'altra. Il naso ci salverà la vita, soprattutto a noi italiani che siamo famosi in tutto il mondo per avere il naso abbastanza importante. E sul canale YouTube di Nob, Notoli Barcellona, Notoli Bag, Notoli Bullshit, in questo canale si parla di tutto quello che fa parte del mondo invisibile là fuori, che in realtà aiuta la nostra vita e noi stessi a diventare delle persone un po' più centrate e a salire sempre di livello. Quindi quello che mi è successo quando vivevo in Libano è che un giorno ho mangiato una pietanza tipica libanese assolutamente piccante, che mi è letteralmente esploso il di dietro. Tra l'altro io non soffro di emorroidi esterne, quindi estero, paranoia da sola, mi sono guardata in giro nella mia stanza, quello che avevo era il mio kit di oli essenziali, in particolare uno che da sempre risuona con il mio olfatto, che è quello della menta piperita. L'olio essenziale di menta è un olio essenziale che io ho sempre utilizzato, soprattutto perché sono cresciuta in una casa in cui, anche quando avevamo un giardino molto mignon, era sempre la menta. Tip anche per chi vive in città: la menta è fantastica come pianta perché non ha bisogno di acqua, una volta che la pianti non ti molla mai più. Ecco questo perché si può utilizzare sempre comunque la menta anche in generale per fare degli impacchi o degli infusi, ma non è questo il video. Il video è per dare la medaglia d'oro all'olio essenziale di menta piperita. L'olio essenziale di menta piperita mi era stato regalato come portafortuna, come rito magico e come proprio un olio che è super versatile in tantissime situazioni, da Sabrina Grandoni, che si occupa di aromaterapia e che da diversi anni divulga effetti super benefici di questi magici oli essenziali. Quindi, guardandomi intorno, non avendo nessuna medicina, non volendo usare le medicine, mi sono letteralmente rinfrescata il fondoschiena. Stavo per volare su Marte dal dolore e nel giro di pochissimo mi è passato tutto. L'olio essenziale di mente infatti ha la proprietà di essere antispasmodico, e quando hai le emorroidi che ti stanno parlando di spasmi, ce ne sono molti. Io ho curato questo flash velocissimo con l'olio essenziale. Questo è l'olio essenziale che io compro sempre e solo da Sabrina Grandoni di Vivi Armonico, ubicata a Cesenatico. Non è pubblicità Progresso, anzi forse lo è pubblicità Progresso, non è direttamente dal produttore al consumatore. Tra l'altro, quando esco io mi metto sempre 2 o 3 gocce di olio essenziale di menta. In più di una volta diverse persone mi hanno fermato chiedendomi che tipo di
profumo utilizzassi, perché è veramente super potente. Segnatevelo che oltre a farci il mojito, che è buonissimo e va benissimo come bevanda rinfrescante, l'olio essenziale di menta rinfresca anche problemi nella parte esteriore, cosiddetto il nostro posteriore. Se volete acquistare l'olio essenziale di menta piperita da Sabrina Grandoni, vi lascio il link in descrizione e avete il 10% di sconto. Il naso tip che vi avevo promesso all'inizio è proprio questo. Ci sono moltissime persone che negli ultimi anni hanno perso il senso dell'olfatto come lo avevano dal momento della nascita. Se siete curiosi e volete sapere come rivitalizzare, perché l'olfatto non sparisce mai, ha bisogno solo di una spinta energetica, di una ristimolazione. Se siete curiosi potete guardare sempre sul blog di Sabrina Grandoni e vedere gli articoli che ha scritto a tale proposito, che sono super illuminanti, e tra l'altro credo che sia una delle poche in Italia che ha parlato proprio di questa difficoltà e di questa soluzione per coloro che hanno perso l'olfatto come lo avevano prima. Spero che questo video sia stato utile. Se volete vi potete iscrivere al canale, potete mettere ai like e potete guardare gli altri video. Alla prossima, ciao, state bene e buon naso!